Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un nuovo video che, credetemi, è davvero succoso. Preparatevi a scavare nel profondo del cuore, perché oggi parleremo di una storia che profuma di seconde possibilità, di scintille che si riaccendono quando meno te lo aspetti, insomma, di un ritorno di fiamma inaspettato. Oggi vi racconterò, in modo romanzato ovviamente, la storia di Neslihan e Burak. Due persone che si sono amate follemente, si sono perse, e poi vedrete. Sarà una storia piena di emozioni, di ripensamenti, di dubbi e, speriamo, anche di un lieto fine. Ma prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Basta cliccare sul pulsantino rosso qui sotto e attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Prometto che ne arriveranno tanti altri con storie altrettanto appassionanti. E ora, senza ulteriori indugi, iniziamo con la nostra storia. Neslihan e Burak si erano conosciuti all'università. Lei, studentessa di architettura con una passione smodata per l'arte e un sorriso che illuminava qualsiasi stanza. Lui, aspirante avvocato con un senso dell'umorismo pungente e una determinazione che faceva invidia a tutti. Fin dal primo sguardo, era stato chiaro a tutti che tra loro c'era qualcosa di speciale. Un'attrazione magnetica, un'intesa immediata, una scintilla che prometteva di trasformarsi in un incendio. Ricordo ancora come la prima volta che Burak vide Neslihan, rimase letteralmente incantato. Era in una giornata di sole tiepida, tipica dell'inizio dell'autunno. Neslihan era seduta sotto un albero di ciliegio, con un quaderno da disegno appoggiato sulle ginocchia. I suoi capelli corvini le incorniciavano il viso, e i suoi occhi color nocciola brillavano di una luce particolare, una luce che Burak non aveva mai visto prima. Era intenta a disegnare un dettaglio architettonico della facoltà, con una concentrazione quasi religiosa. Burak, che si stava dirigendo verso la biblioteca, si fermò di colpo, come se fosse stato colpito da un fulmine. Non riusciva a distogliere lo sguardo da quella figura così delicata e al tempo stesso così piena di forza. Decise di avvicinarsi, con il cuore che batteva all'impazzata. «Scusa», disse Burak, cercando di mantenere un tono di voce calmo e disinvolto. «Stai disegnando la facoltà?» «È davvero un bel disegno». Neslihan alzò lo sguardo, sorpresa. I suoi occhi incrociarono quelli di Burak e per un istante il tempo sembrò fermarsi. «Sì», rispose lei, con un sorriso timido, «sto cercando di catturare l'essenza di questo edificio. Amo l'architettura, la sua storia, la sua capacità di raccontare storie». Burak rimase affascinato dalla sua voce, così dolce e melodiosa. «Anche io sono interessato alla storia», disse, «anche se la mia passione è più per le leggi che per i mattoni». E così iniziò la loro conversazione. Parlarono per ore, di arte, di legge, di sogni e di speranze. Si resero conto di avere molte cose in comune, nonostante le loro differenze. Burak scoprì che Neslihan era una persona incredibilmente sensibile, intelligente e creativa. Neslihan, a sua volta, rimase colpita dall'ironia di Burak, dalla sua determinazione e dalla sua profonda umanità. I primi mesi erano stati un sogno. Uscite romantiche, serate passate a studiare insieme, risate a crepapelle, progetti per il futuro. Ricordo le loro corse sotto la pioggia, mano nella mano, verso il caffè all'angolo, rifugiandosi dal freddo in un abbraccio caldo e confortante. Ricordo le loro serate passate a guardare le stelle dal tetto della facoltà, sognando un futuro insieme, un futuro fatto di amore, di successo e di felicità. Si sentivano invincibili, convinti che il loro amore avrebbe superato qualsiasi ostacolo. Ma la vita, si sa, è piena di sorprese, e non sempre sono piacevoli. Con il passare del tempo, le differenze tra Neslihan e Burak avevano iniziato a farsi sentire. Lei, più sognatrice e idealista, lui, più pragmatico e concentrato sulla carriera. Neslihan vedeva il mondo attraverso le lenti dell'arte, cercando la bellezza anche nelle cose più semplici. Burak, invece, era più concreto, più orientato al risultato, più preoccupato di costruirsi un futuro solido e stabile. Le discussioni si erano fatte più frequenti, le incomprensioni più profonde. Neslihan accusava Burak di essere troppo freddo e distaccato, di non capire i suoi sogni e le sue aspirazioni. Burak, a sua volta, rimproverava Neslihan di essere troppo idealista e poco realista, di non capire le difficoltà della vita e le necessità di avere una base economica solida. La passione, pian piano,
si era affievolita, lasciando spazio a un senso di frustrazione e delusione. Ricordo una sera, in particolare, in cui la loro discussione aveva raggiunto l'apice. Erano a cena in un ristorante elegante, per festeggiare il compleanno di Neslihan. Ma l'atmosfera romantica era stata rovinata da una sera di incomprensioni. Neslihan aveva espresso il desiderio di fare un viaggio in Italia, per visitare le città d'arte e lasciarsi ispirare dalla bellezza del Rinascimento. Burak, invece, aveva risposto che al momento non se lo poteva permettere, che doveva concentrarsi sul lavoro e risparmiare per il futuro. Le parole di Burak avevano ferito profondamente Neslihan. Si era sentita incompresa, trascurata, come se i suoi sogni non avessero alcun valore per lui. Non capisci, aveva detto lei, con le lacrime agli occhi, non si tratta solo di un viaggio. Si tratta di nutrire la mia anima, di trovare l'ispirazione per il mio lavoro. Se non posso seguire le mie passioni, non posso essere felice. Burak, dal canto suo, si era sentito attaccato, come se Neslihan non apprezzasse i suoi sforzi per costruirsi un futuro. Io sto lavorando sodo per noi, aveva risposto lui, con tono irritato, per poterti offrire una vita confortevole. Non capisco perché tu debba sempre lamentarti. La cena era finita in un silenzio glaciale. Nessuno dei due aveva detto una parola durante il resto della serata. La distanza tra loro era diventata incolmabile. Un giorno, dopo l'ennesima lite, avevano deciso di lasciarsi. Era stata una decisione difficile, dolorosa, ma entrambi avevano sentito che era la cosa giusta da fare. Avevano bisogno di spazio per capire chi erano e cosa volevano dalla vita. Avevano bisogno di allontanarsi per ritrovare se stessi, per capire se il loro amore era davvero abbastanza forte da superare le difficoltà. Gli anni successivi erano trascorsi velocemente. Neslihan si era laureata con lode e aveva iniziato a lavorare in un prestigioso studio di architettura. Aveva viaggiato, conosciuto nuove persone, realizzato alcuni dei suoi sogni. Aveva esposto le sue opere in diverse gallerie d'arte, ottenendo un discreto successo. Burak, dal canto suo, aveva superato l'esame di Stato e aveva intrapreso la carriera di avvocato. Aveva lavorato sodo, ottenendo importanti successi professionali. Era diventato uno degli avvocati più richiesti della sua città. Entrambi avevano avuto altre relazioni, ma nessuna era riuscita a farli sentire come si erano sentiti l'uno con l'altra. C'era sempre qualcosa che mancava, un vuoto incolmabile che li riportava inevitabilmente al ricordo del loro amore passato. Nessuno dei due era riuscito a dimenticare completamente l'altro. C'era sempre un angolo del loro cuore riservato al ricordo di quei giorni spensierati dell'università. Un giorno, per caso, Neslihan e Burak si erano ritrovati nello stesso bar. Era passato tanto tempo, ma il loro sguardo si era riconosciuto subito. Un'ondata di emozioni li aveva travolti, riportandoli indietro nel tempo, ai giorni spensierati dell'università. Ricordo l'espressione di stupore e di gioia che si era dipinta sui loro volti. Era come se il tempo si fosse fermato, come se tutti gli anni trascorsi fossero svaniti in un istante. Si erano seduti a un tavolo e avevano iniziato a parlare. All'inizio con un po' di imbarazzo, poi con sempre maggiore naturalezza. Avevano ripercorso la loro storia, ricordando i momenti belli e analizzando gli errori del passato. Si erano resi conto di quanto fossero cambiati, di quanto fossero maturati. E soprattutto, avevano capito di essere ancora innamorati l'uno dell'altra. Avevano capito che il loro amore era ancora vivo, nascosto sotto la coltre del tempo e delle difficoltà. Ma il ritorno di fiamma non era stato facile. C'erano ancora delle ferite da rimarginare, delle paure da superare, delle insicurezze da affrontare. Entrambi avevano il timore di ripetere gli errori del passato, di soffrire di nuovo. Entrambi avevano paura di non essere più adatti l'uno all'altra, di non essere più in grado di costruire un futuro insieme. Avevano deciso di prendersi del tempo per conoscersi di nuovo, per capire se il loro amore era ancora abbastanza forte da superare qualsiasi ostacolo. Si erano frequentati con cautela, senza fretta, cercando di ricostruire la fiducia reciproca. Si erano incontrati per un caffè, per una cena, per una passeggiata nel parco. Avevano parlato a lungo, aprendo i loro cuori e condividendo le loro esperienze. Neslihan aveva imparato ad apprezzare la determinazione di Burak, la sua capacità di raggiungere i suoi obiettivi. Aveva capito che la sua concretezza era un punto di forza, una garanzia di stabilità per il futuro. Burak, dal canto suo, aveva capito quanto fosse importante la sensibilità e la creatività di Neslihan, la sua capacità di vedere la bellezza in ogni cosa. Aveva capito che la sua arte era un dono prezioso,
una fonte di ispirazione per lui e per tutti coloro che la circondavano. Pian piano, la scintilla era tornata a brillare. Le risate, le uscite romantiche, le lunghe conversazioni avevano riempito di nuovo le loro giornate. Si erano resi conto di essere fatti l'uno per l'altra, di non poter vivere senza. Si erano resi conto che il loro amore era più forte di qualsiasi difficoltà, che era destinato a durare per sempre. Un giorno, Burak aveva portato Neslihan nel luogo dove si erano dati il primo bacio. Era un piccolo parco nascosto, un'oasi di pace nel cuore della città. Si era inginocchiato e le aveva chiesto di sposarlo. Neslihan, con le lacrime agli occhi, aveva risposto di sì. Era il coronamento di un sogno, la realizzazione di un amore che aveva superato il tempo e le difficoltà. Il loro matrimonio era stato una festa meravigliosa. Circondati dall'amore dei loro amici e familiari, Neslihan e Burak si erano promessi amore eterno. Sapevano che la vita insieme non sarebbe stata sempre facile, ma erano pronti ad affrontare qualsiasi sfida, insieme, mano nella mano. Sapevano che il loro amore era la forza più grande che avessero, un faro che li avrebbe guidati attraverso le tempeste della vita. La storia di Neslihan e Burak è la dimostrazione che l'amore vero può superare qualsiasi ostacolo. È una storia di seconde possibilità, di perdono, di crescita personale. È una storia che ci insegna che non è mai troppo tardi per ricominciare, per ritrovare la felicità. E, soprattutto, è una storia che ci ricorda che l'amore è il sentimento più potente che esista al mondo. È un sentimento che può curare le ferite, che può superare le difficoltà, che può illuminare le nostre vite. Ed eccoci giunti alla fine di questa storia. Spero che vi sia piaciuta e che vi abbia fatto sognare un po'. Abbiamo visto come Neslihan e Burak, dopo essersi persi di vista, hanno trovato la forza di ricominciare e di darsi una seconda possibilità. La loro storia ci insegna che l'amore, se autentico, può superare gli ostacoli del tempo e dello spazio. E che a volte, i ritorni di fiamma inaspettati possono essere la chiave per la felicità. Che non bisogna mai arrendersi all'amore, che bisogna sempre credere nelle seconde possibilità. Ora, prima di salutarvi, voglio ringraziarvi di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Se vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace qui sotto e di condividere questo video con i vostri amici. Mi farebbe davvero tanto piacere. E ora, voglio sapere cosa ne pensate voi. Credete nei ritorni di fiamma? Vi è mai capitato di ritrovare un amore del passato? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosa di leggere le vostre storie e i vostri pensieri. Condividete le vostre esperienze, i vostri dubbi, le vostre speranze. Sono qui per ascoltarvi e per condividere con voi le mie riflessioni. E infine, ma non per importanza, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ogni settimana pubblico nuovi video con storie appassionanti, consigli utili e tanto divertimento. Quindi, non perdete l'occasione di far parte della mia community. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e preparatevi a ricevere una dose di emozioni e di divertimento ogni settimana. Un abbraccio grande a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!